In un video recente abbiamo parlato del lunfardo in Argentina, questo gergo argentino con una forte influenza italiana. Ma l'Argentina non è l'unico paese che ha ricevuto una forte immigrazione dall'Italia. Una delle ondate migratorie più importanti è quella che ha riguardato il Brasile. Pare che oggi in Brasile vivano, pensate, 30 milioni di discendenti italiani, alcuni anche tra di voi. A questo proposito oggi vorrei parlarvi del Talian. Dopo di là sera Poariti, che non si aveva quasi neanche da mangiare. Che cos'è il Talian? Non è italiano, anche se il nome ci assomiglia, bensì un dialetto della lingua veneta. Benvenuti su Podcast Italiano, oggi Podcast Talian, un podcast e canale YouTube per chi impara o ama la lingua italiana. Attiva i sottotitoli se ti servono e ti ricordo che sul mio sito trovi la trascrizione di ciò che dico. Link in descrizione. Voglio prima fare un passo indietro per parlare di comunità italiane e immigrazione italiana. Esistono comunità italiane in quasi tutti i paesi dell'America Latina, ma che cosa significa in questo caso l'aggettivo italiane? Le prime migrazioni dall'Italia avvennero prima dell'Unità d'Italia, l'unificazione del paese nel 1861. Ma perché chiamarle migrazioni italiane se l'Italia, come stato ai tempi, nemmeno esisteva? Beh, l'Italia era da molto tempo un concetto geografico. Un piemontese e un veneto a quel tempo non si sarebbero sentiti poi così vicini culturalmente tra di loro. Erano persone provenienti da entità politiche diverse che si trovavano a condividere lo stesso spazio geografico. E in ogni caso la stragrande maggioranza delle migrazioni dall'Italia è avvenuta proprio nel periodo successivo all'unità. Spesso si sente dire che queste comunità, ai tempi e i loro discendenti oggi, parlano italiano. Beh, in realtà non è così, nessuno di loro lo parlava davvero. Chi di voi è discendente di italiani e si ricorda com'era l'italiano parlato dai propri antenati, sa che quella lingua non è quella che sto parlando in questo momento. Durante l'epoca delle migrazioni, l'italiano in Italia era una lingua molto minoritaria ed esclusiva delle elite. Nel 1861 in Italia l'italiano era parlato, a seconda della stima che reputiamo più corretta, dal 2,5 al 10% della popolazione. Le persone parlavano una varietà della loro lingua regionale, i famosi dialetti come sono conosciuti in Italia: veneto, lombardo, piemontese, napoletano, siciliano e via dicendo. E in questo senso, quando parliamo di comunità italiane, l'aggettivo italiano, usato in senso più linguistico, significa che parla una lingua italiana, una delle lingue parlate in Italia. Che era l'Italia, al manco non la che era ante il Veneto. La nostra gente le nasce sta sotto altre autorità, no italiane. La nostra gente non la sapeva mia l'italiano. È il momento ora di concentrarci sull'immigrazione verso il Brasile, ma è anche il momento di concentrarci sui nostri obiettivi linguistici, perché se l'hai notato è il 2024. Che transizione fluida. Se sei qui perché impari l'italiano o un'altra lingua, c'è una piattaforma che io consiglio sempre, che consigliavo da ben prima che mi iniziasse a pagare grazie ai Italki, e dove io stesso ho insegnato e imparato per anni. Quella piattaforma si chiama Italki. Italki è il luogo dove trovare insegnanti e tutor di lingue con cui fare lezioni individuali in maniera estremamente facile e flessibile. Ecco come funziona. Puoi scegliere il tipo di lezione, conversazione, grammatica, preparazione per esami. Le lezioni sono personalizzate alle tue necessità. Scegli il giorno e l'orario, le lingue che vuoi che conosca il tuo insegnante, magari vuoi che parli la tua lingua o che non la parli, e la sua provenienza, magari ti interessa un accento specifico, o parlare con una persona veneta perché i tuoi antenati erano veneti e puoi scoprire più sulla regione. Non solo, puoi conoscere il tuo insegnante ancora prima di iniziare la lezione, leggerne la biografia, gli interessi e le recensioni lasciate da altri studenti. Per me questo è davvero importante, voglio sapere cosa aspettarmi e non voglio brutte sorprese. Su Italki ho fatto molte lezioni da studente oltre che da insegnante e ho sempre trovato insegnanti e tutor simpatici, professionali e interessanti. Tutte le persone che conosco che hanno provato Italki si sono trovate bene e ne hanno beneficiato molto. Dunque ti invito, se sei a un punto del tuo percorso di apprendimento in cui capisci bene o abbastanza bene o molto bene l'italiano o un'altra lingua, ma non ti soddisfa il modo in cui lo parli, di dare un'occhiata ad Italki. Gennaio è il momento migliore per farlo, quindi clicca sul link e iscriviti alla piattaforma, così facendo sosterrai anche me. La maggior parte degli immigrati italiani che si stabilirono in Brasile arrivò tra il 1875 e il 1914.
E la maggior parte di questa maggior parte proveniva dal Veneto, ma anche dalla Lombardia, dal Friuli e dal Trentino. Principalmente quindi da regioni del nord-est italiano, che in quel periodo erano tra le più povere d'Italia, e oggi curiosamente sono tra le più ricche. Si stima che durante quel periodo siano arrivate da queste regioni poco più di 100.000 persone. Negli anni 80 del 1800 il 60% dell'immigrazione in Brasile era italiana. Io da Italia che dice che stati 40 dite il bastimento, né? Il viaggio avveniva in navi sovraffollate dove le epidemie erano comuni, tanto che tipicamente, una volta arrivati in Brasile, gli immigrati dovevano trascorrere del tempo in quarantena. Dopo la quarantena le opzioni erano principalmente due: o trasferirsi nella zona di San Paolo per andare a lavorare nelle piantagioni di caffè, oppure andare nel remoto stato di Rio Grande do Sul, in particolare nella sua parte settentrionale, la Serra Gaúcha, in portoghese bellissimo. Ed è proprio qui che si formò il Talian. Il governo brasiliano, oltre ad aver bisogno di manodopera per ragioni puramente economiche, come abbiamo visto anche in Argentina, aveva però un altro motivo per cercare lavoratori europei. Dopo l'abolizione della schiavitù nel 1888, lo Stato aveva avviato politiche per sbiancare il paese. Sì, sbiancare, che è terribile e significa ciò che pensate: diminuire la percentuale di discendenti africani nel paese. Al loro arrivo fondarono 3 colonie: Dona Isabel, oggi Bento Gonçalves, Campo dos Bugres, oggi Caxias do Sul, e Conde Deu, oggi Garibaldi, da Giuseppe Garibaldi, che giocò un ruolo fondamentale sia nell'indipendenza italiana, ma che combatté anche per l'indipendenza dello stato di Rio Grande do Sul dall'impero brasiliano. Man mano che arrivavano altri immigrati si stabilivano in altri luoghi e creavano nuovi insediamenti. La lingua parlata da questi coloni era il veneto, differenti varietà di veneto e anche differenti varietà di altre lingue regionali del nord, che hanno poi continuato ad adoperare negli anni venire e si sono fuse nel Talian, di cui parleremo tra poco. Ma prima parliamo di una pagina drammatica della storia del Brasile e delle lingue minoritarie. Getúlio Vargas era un politico brasiliano piuttosto controverso. Fu presidente, dittatore, ministro, un po' di tutto. Vargas era, per usare un eufemismo, piuttosto nazionalista e le sue politiche prevedevano la brasilianizzazione dell'intera popolazione del Brasile. Uno dei primi strumenti di ogni politica nazionalista è attaccare la lingua, primo segno di identificazione di un popolo. Non ci stupisce che le comunità minoritarie in Brasile, giapponesi, tedesche e italiane, abbiano subito una feroce persecuzione culturale e linguistica. A quel tempo, parlo del periodo dal 1930 al 1945, nelle scuole si incoraggiava l'abbandono della lingua materna a favore del portoghese e si attuavano addirittura divieti e persecuzioni contro coloro che rivendicavano l'uso della propria lingua. Nel 1939 fu fondato il Dipartimento di Stampa e Propaganda, un organo di censura in sostanza che incentivava l'uso dell'unica lingua nazionale, il portoghese, e perseguitava tutte le altre. Ricorda qualcosa? Tra l'altro il Brasile nel 1942 si unì alle potenze alleate, quindi era in guerra con l'Italia, fattore che non aiutava di certo gli italiani che vivevano nel paese. Il Brasile, come quasi tutti gli altri paesi dell'America Latina, è stata la destinazione di moltissimi immigrati sin dalla metà del XIX secolo. Le comunità di immigrati cercavano condizioni di vita migliori e andavano ovunque venissero chiamate e gli venissero proposte condizioni vantaggiose. E anche per questo le persecuzioni linguistiche e culturali di quegli anni furono molto traumatiche per queste comunità, che non capivano perché ricevessero questo trattamento molto tempo dopo il loro arrivo e dopo anni di duro lavoro. Le persecuzioni ovviamente ebbero conseguenze anche sul destino del Talian. A proposito, è arrivato il momento di parlarne. Sono a Sesto e crescesto a Antonio Prado. Mi ricordo di quando i miei fratelli erano in Tosatei. Di sta andavo a giocare con gli amici tutta la mattina per dopo tornare a casa al mesdì. La storia del Talian è senza dubbio una storia di mescolanza, una mescolanza che incominciava dal momento stesso del viaggio in nave, che durava dalle 2 o 4 settimane. La stragrande maggioranza degli immigrati, come abbiamo visto, veniva dal Veneto, ma anche dalla Lombardia, dal Trentino, dal Friuli e da altre parti d'Italia. Sono stati i veneti però a mettere la base linguistica a cui gli altri dovevano adattarsi. Quando emigravano nelle colonie meridionali venivano in contatto con altri immigrati italiani e in questa maniera continuava il processo di mescolanza tra diverse varietà di lingue. Ripeto, lingue diverse, non varietà dell'italiano toscano che sto parlando adesso. Tanto che alcuni linguisti parlano di una koiné,
ma in ogni caso la base era quella veneta, che era la lingua maggioritaria, sempre con la continua influenza del portoghese. Quindi attualmente l'italiano è considerato dalla maggior parte dei linguisti una varietà del veneto, ma di un veneto arcaico del XIX secolo, che ha acquisito caratteristiche particolari, con una spruzzata di elementi provenienti da altre lingue del nord Italia e influenzato dal portoghese. Viene parlato soprattutto negli stati di Rio Grande do Sul e Santa Catarina e non è una lingua uniforme e standardizzata, ma che ha molte variazioni regionali, proprio come succede con i dialetti italiani. Ma vediamo un testo in italiano e farò del mio meglio con la pronuncia, spero di non fare un disastro. Il fenomeno linguistico che avemo in questa regione non si parla italiano, qua si parla italiano. Che cos'è il italiano? Italiano un po' di tutto, un po' di cremonese, un po' di mantovan, un po' di furlan, un po' di trevisan, un po' di brasilian, e a formare un'altra lingua, italiano. Sì, probabilmente ho fatto uno scempio, scusate. Come in ogni lingua che non ha una regolamentazione forte ci sono molti modi per scrivere italiano. Ad esempio nel testo precedente vediamo l'uso dell'articolo il, mentre nel seguente vediamo l'uso di el. Vardè, cari da Dio, le fin pecca che non si parla più il vero italiano, ma non quel grammaticale inventato da Mussolini. Secondo l'autore, l'italiano ufficiale è un'invenzione di Mussolini, ma quel del Veneto che i nostri vecchi ha portato dall'Italia e che da Romagna nessuno lo parla. È proprio una maraviglia, perché con il nostro italiano si dice quel che si vuole. Se può misturarlo so anche col brasiliano, se può dontarghe o tirarghe via un poco e tutti capimo polito. Quando arrivarono Vargas e il suo Estado Novo, alla gente fu proibito parlare una lingua diversa dal portoghese e ai parlanti di italiano fu vietato l'uso dell'unica lingua che conoscevano. La pena poteva essere addirittura il carcere. Questa politica repressiva ebbe più effetto nei centri urbani, mentre nelle zone rurali, più isolate e difficilmente raggiungibili, la situazione fu molto più permissiva. Naturalmente fu in questo periodo, durante l'Estado Novo, che il italiano si riempì di prestiti dal portoghese e allora al posto del più veneto spaia, spiaggia in italiano, si dice praia in italiano, come in portoghese, o al posto di bottiglia sia garrafa, come garrafa in portoghese. Come successe in Italia ai tempi del fascismo, anche la toponomastica, cioè nomi di luoghi geografici, subì dei cambiamenti. 2 piccoli comuni come Nova Trento e Nova Vicenza diventarono Flores da Cunha e Farroupilha. Ma il caso più interessante è quello del Palmeiras, una delle squadre di calcio più prestigiose del Brasile, che un tempo si chiamava Palestra Italia, essendo stata fondata da italiani. Dopo la dittatura le cose erano cambiate, il italiano rimaneva vitale solo nelle zone rurali, tutte le città parlavano già portoghese, la lingua del progresso, e poi è successo quello che succede sempre, il suo uso fu stigmatizzato. Il italiano era diventato una lingua di contadini, gente considerata poco acculturata, poco istruita. Ricorda la situazione di un altro paese? Non me ne viene in mente nessuno. Negli anni 70, 80 e 90, a 100 anni dall'arrivo dei primi coloni, iniziarono movimenti di rivendicazione del italiano. Si cominciarono a scrivere opere letterarie, in realtà qualcosa si era già scritto prima, e opere musicali, a trasmettere programmi radiofonici e televisivi, tutto in italiano. Ho trovato una bellissima radio, tra l'altro, in cui si parla italiano. È fantastica, ascoltatela. Daniel Zancan, della Università Federale di Santa Maria. Insieme con la Radio Italian Brasil, andiamo a portare la nostra storia, lingua e cultura sempre avanti e sempre meglio. Recentemente è stata scritta la prima grammatica d'italiano ed esistono diversi dizionari. La lingua è riconosciuta ufficialmente in diversi comuni degli stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Spirito Santo. Tuttavia è una lingua sempre più a rischio di estinzione perché è parlata soprattutto dalle generazioni più anziane e da persone che cercano di preservarla. L'italiano ha subito un forte colpo dalle politiche di Vargas. Tutte le lingue, quelle che ben parlate, le belle, ma la più bella di tutte è quella che abbiamo ciucciante e tete della mamma. Quella è la vera lingua madre, quella è la più bella di tutte. So che molti di voi sono brasiliani e sono discendenti di italiani
o veneti nello specifico. Mi interesserebbe conoscere e leggere nei commenti la storia dei vostri antenati, come sono arrivati in Brasile. Parlavano Talian? Conoscete persone che parlano ancora oggi il Talian? Fatemi sapere nei commenti. E se invece siete veneti e parlate veneto, come vi sembra il Talian? Fatemi sapere, vi leggerò con interesse. Detto ciò, anni fa ho anche pubblicato un episodio del mio podcast per imparare l'italiano sull'emigrazione italiana in Brasile, dove vado un po' nel dettaglio del fenomeno. Ve lo lascio in descrizione. Mi raccomando, provate i Toki. Gennaio, momento di apprendimento e di nuovi obiettivi. Alla prossima.